Ciao! Nel video di oggi vedremo come realizzare l'armatura di Lux da League of Legends. Questo tutorial è fatto appositamente per utilizzare i miei cartamodelli che troverete su Etsy e su Ko-fi. È realizzato su una taglia M europea. Prima di passare al foam io vi consiglio di stamparlo prima di carta, fare le prove sul vostro corpo, fare le dovute modifiche e poi passare al materiale. Sui cartamodelli stampabili troverete tutte le informazioni necessarie alla creazione di questa armatura, lo spessore del foam, dove tagliare a 45 gradi, dove specchiare il pezzo, però è fondamentale guardare anche il video perché molte cose è più facile farle vedere che spiegarle a parole. In questo momento sto tracciando sul foam da 5 mm la base del corpetto, va specchiata, non preoccupatevi se al centro resta un piccolo spazietto, è normalissimo. Una volta tagliato tutto possiamo incollare i tagli e lo faccio utilizzando la colla a contatto, in questo caso io sto utilizzando il Bostik super chiaro, va applicato uno strato sottile su entrambe le parti da incollare e lasciato asciugare un pochino. Io vi consiglio di riscaldare il foam con la pistola termica perché se il foam si ammorbidisce è molto più facile incollare. L'obiettivo non è far asciugare prima la colla ma far ammorbidire il foam, poi che la colla asciughi più in fretta è una conseguenza. Una volta incollata la base, la vado a termoformare di nuovo per adattarla al manichino e poi sistemo un po' la bombatura della coppa utilizzando una sfera di plastica. Faccio lo stesso anche per il retro dell'armatura, però sulla parte centrale vado a fare un'incisione a 45 gradi in modo da togliere il foam in eccesso e quando poi sono andata a termoformare si è creata questa specie di rientranza pulita. Ho unito poi il lato del corpetto per incollare meglio la placca lunga che verrà dopo. Per evitare di creare troppo spessore quando andrò a sovrapporre questi pezzi, tolgo l'eccesso con il taglierino e poi posso unire le due parti. Però combacerà in modo diverso in base a come avete termoformato, perché se il corpetto è venuto un po' più gonfio, allora probabilmente questa striscia che va attaccata sotto sarà un po' stretta. Quindi provate sempre prima di carta così potete aggiungere dei pezzettini al cartamodello e non sprecare materiale.
Prima di incollare sul corpetto tutte le decorazioni, andiamo a pulire la base. Vado a smussare con la punta di pietra conica arancione del Dremel tutti i tagli e poi rifinisco con la carta abrasiva. Copro i tagli utilizzando il foam clay che non ha bisogno di nessun collante, basta spennellare con un po' d'acqua la zona interessata e spalmare sopra. Quando poi si asciugherà, che dipenderà dalle condizioni meteo, tipo qui faceva un po' freddo, ci ha messo una giornata intera, sarà perfettamente carteggiabile. Tutti i bordi dell'armatura sono decorati con queste strisce di foam già smussate. Questi li ho comprati da Cosplay Shop B e sono quelli da 1 centimetro a smussatura triangolare. Le decorazioni dei braccioli sono fatte in foam da 1 centimetro. Quella centrale, essendo particolarmente intricata, non sono riuscita a tagliarla bene a mano, quindi mi sono aiutata con un traforo elettrico. Ho prima scolpito con il taglierino e poi sono andata a rifinire con il Dremel.
Tutti i riferimenti di questa armatura erano un po' diversi, anche quelli ufficiali, quindi alla fine ho fatto quello che preferivo io. Questa parte di carta modello potete utilizzarla in due modi: o la tagliate sul foamo da 2 mm e la incollate come se fosse una placca sovrapposta, oppure, come sto facendo io nel video, la usate solamente per tracciare il bordo che vi servirà come guida per incollare un altro bordo smussato. Per i polpacci solamente la parte centrale è tagliata a 45 gradi, tutto il resto ha un taglio normale e prima di assemblare insieme tutte le parti lavoriamo prima la parte destra, poi la parte sinistra e poi incolliamo insieme. Come al solito, se ci sono dei pezzi che vanno sovrapposti, io preferisco sempre smussare la parte che va appunto sovrapposta perché così non si crea molto spessore, come per esempio su questo piccolo pezzo sul ginocchio.
Ora, questo passaggio è facoltativo, io preferisco farlo perché esteticamente non mi piace più mettere le zip per aprire e chiudere i pezzi e sto facendo in questo modo. Incollo solamente la parte superiore del polpaccio lasciando libera la caviglia, così quando si infila il piede c'è il tallone che è la parte più larga avrà più spazio per uscire da quella piccola fessura che rimane aperta. E in caso sotto si può incollare un piccolo elastico così quando il piede si infila il pezzo si allarga e quando poi entra sulla gamba l'elastico lo fa stringere. Questa piccola semisfera che ho inserito nel pezzo del ginocchio è stampata in 3D. Troverete in allegato ai cartamodelli digitali tutti i file 3D da stampare. Una volta completata la base in foam dell'armatura possiamo passare alla colorazione, ma prima di farlo dobbiamo preparare il foam con un primer. Io in questo caso sto utilizzando l'X-Flex a pennello, ma ci sono veramente tante marche. FlexiPaint, FlexBond, Cospaint. Faccio 3 mani a pennello leggermente diluite con acqua e concludo il trattamento primer con una spruzzata di Full Dip. Ho voluto utilizzare i colori cromati per la prima volta, però non potendo mascherare altrimenti rischiavo di fare delle macchie strane, ho prima colorato tutti i bordi dorati, li ho fatti asciugare bene, ho passato il protettivo, li ho mascherati e poi ho iniziato con il cromato. Io sto utilizzando gli Alclad che vanno utilizzati in questo modo, prima la base nera lucida e poi l'argento cromato.
Per comodità ho preferito colorare e incollare separatamente alcuni pezzi, come per esempio questi pezzi dorati sul busto, però prima di incollarli vado prima a scartavetrare un po' la base per togliere un po' di colore, perché molti collanti non vanno d'accordo con la vernice. Ora non ci resta che rendere indossabili i pezzi. Per il busto ho incollato del velcro in questo modo. Per la cintura c'è sempre del velcro e per le placche che vanno sui fianchi ho prima incollato degli elastici all'interno, poi mi sono resa conto che forse potevo anche incollarli direttamente, quindi per sicurezza ho messo un punto di colla a caldo anche davanti. I pezzetti di tessuto sono semplicemente incollati sotto al foam, però non mi intendo molto di sartoriale, quindi ecco, erano fatti giusto per fare un po' di foto al manichino e non sono inclusi nel cartamodello. Però l'armatura, tutto sommato, si indossa in questo modo. Purtroppo mi sono dimenticata di registrare un piccolo particolare dove ci sono questi bottoncini dorati laterali con un pezzettino di pelle che sono puramente decorativi. Le placche sulle scarpe sono poggiate con un elastico, quindi si possono mettere e togliere senza dover rovinare le scarpe di base. Si indossa prima il polpaccio e poi la scarpa. La realizzazione dello scettro non è mostrata nel video, ma è relativamente semplice, sono stampati solamente pezzi dorati incollati ad un tubo in PVC che si unisce poi in questo modo grazie a un manicotto, li troverete comunque nel file. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima, trovate tutte le info in descrizione.